Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato la borsa Irina, che non è niente di nuovo, è un modello molto conosciuto, però ho modificato un po' lo schema, l'ho reso personale, insomma, giusto per fare qualcosa di diverso dal solito. La borsa può sembrare piccola, ma in realtà è super pratica, comoda e capiente, l'ho realizzata un po' più grande del solito e non ho fatto la solita clutch. Ho realizzato una borsa all'uncinetto vera e propria. Per la sua realizzazione ho impiegato 250 grammi di cordoncino, uncinetto di lavorazione 3,5, qualche accessorio indispensabile come una chiusura a cartella, due moschettoni a ventaglio, 60 cm circa di catena e ho anche realizzato questo manico tubolare con dei finali sempre in oro. Con questa lunghezza posso indossarla anche sulla spalla. Volendo si può indossare anche con la catenina, se vi sembra corta potete allungarla fino ad 1,10 m. Comunque spero che il progetto vi piaccia, vi aspetto giù nei commenti come sempre, fatemi sapere cosa ne pensate e se proverete a replicarla. Io vi consiglierei di replicarla fin da subito perché la fate in un pomeriggio ma anche in una mattina. Che vi dico a fare un altro progetto a prova di principiante. A questo punto vi riporto direttamente al tutorial e come sempre vi devo ricordare di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanellina per non perdervi i prossimi contenuti e di seguirmi anche sui social. A questo punto sigla! Intanto vado a fare un anello magico. Entro, tiro fuori il cordino di lavorazione, blocco con una catenella. All'interno vado a lavorare 3 punti bassi. Tiro la coda dell'anello e chiudo. Facciamo una catenella, giriamo questa primissima riga. Andremo a lavorare su questi 3 punti. Intanto sia nel primo che nell'ultimo andiamo a fare un aumento di 2 punti bassi prendendo solo la sola dietro. Nel secondo punto centrale, sempre in costa, lavoriamo invece 3 punti. E con il marcapunti andiamo a segnare il secondo di 3. Nell'ultimo, come vi anticipavo prima, sempre in costa, lavoriamo un aumento di 2 punti. Catenella, giro il mio lavoro, riga numero 3, lavoreremo a costine, sempre in costa dietro. Sia nel primo che nell'ultimo punto faremo sempre un aumento di 2 punti bassi, 1 e 2. Nei prossimi 2 punti un punto singolo. Nel punto segnato con il marker 3 punti, 1, 2 e 3. Andiamo a segnare sempre il secondo di 3. Nei prossimi 2 punti un punto singolo e nell'ultimo punto un aumento di 2 punti bassi, 1, 2. Catenella, riga numero 4. Primo punto, un aumento in costa, 2 punti nello stesso. Nei prossimi 4 punti un punto singolo. Nel punto segnato con il marker ovviamente 3 punti. 1, 2 e 3. Andiamo a segnare il secondo e in maniera speculare andiamo a lavorare un punto singolo nei prossimi 4 punti. Mentre nell'ultimo punto facciamo l'aumento, 2 punti nello stesso, 1 e 2. Catenella, giro il mio lavoro, riga numero 5, sia nel primo che nell'ultimo punto facciamo l'aumento di 2 punti bassi. Nei prossimi 6 punti un punto singolo, come notate ad ogni riga aumentiamo di 2 punti per ciascun lato.
Nel punto centrale ripetiamo 3 punti bassi. 1, 2, 3. Vado a segnare ovviamente il secondo, un punto singolo nei prossimi 6 punti. Nell'ultimo punto facciamo l'aumento. 1, 2. Catenella, giro il mio lavoro. Un aumento nel primo punto. Un punto singolo nei prossimi 8. Un aumento di 3 punti in quello segnato con il marker e segno il centrale e di nuovo un punto nei prossimi 8. Mentre nell'ultimo punto lavoro 2 punti bassi. Catenella, giro il mio lavoro e continuo con appunto il lavoro stesso. Insieme abbiamo fatto soltanto 5 righe e questo triangolino misura esattamente 10 cm. Possiamo arrivare a 15, a 18, 20 cm, 25 cm in base a quanto vogliamo grande la nostra borsa. Bene, per raggiungere le dimensioni che vogliamo dare alla nostra borsa dobbiamo andare avanti esattamente con queste righe che vi ho mostrato. Aumento di 2 punti ad inizio e fine riga e aumento di 3 invece sulla zona centrale, su questo angolo insomma. Io non so fino a quanto arriverò anche perché ho poco cordoncino, sto utilizzando degli avanzi. Bene, ho raggiunto non 20 ma 21 cm con sole 13 righe. Comunque, quando avete raggiunto le dimensioni desiderate, laddove avete aumentato andrete a diminuire, mentre l'aumento nei 3 punti dell'angolo rimane invariato. Ma vediamo il tutto nel dettaglio. Faccio una catenella, giro il mio lavoro. In ciascun lato al momento mi ritrovo con 25 punti, non contando il punto con il marker. Sia ad inizio che a fine riga andremo a fare una diminuzione sempre in costa. Fatta la catenella, entriamo nella solina dietro, prendiamo il cordoncino e abbiamo 2 asole. Entriamo nel punto successivo, prendiamo il cordoncino e abbiamo ben 3 asole. Da 2 punti passeremo ad un solo punto. Una volta fatto questo andiamo a lavorare i punti che ci ritroviamo. Vado a lavorare un punto basso nei prossimi punti. 1, 2, 3, 4, 5, tolgo il marcapunti e in questo punto, proprio come vi dicevo prima, mantengo l'aumento di 3 punti. 2 e 3. Rimettiamo il marcapunti nel secondo. Andiamo avanti e in maniera speculare ripetiamo il lavoro di prima.
Ora abbiamo gli ultimi 2 punti. Grazie alla diminuzione da 2 punti passeremo a 1 punto, quindi entro nella prima asola e prendo il cordoncino, entro nella seconda asola dietro e prendo il cordoncino. Ho 3 asole, prendo il filo, chiudo tutto, catenella e giro il mio lavoro. Grazie alla diminuzione ad inizio e fine riga faremo crescere il nostro lavoro in altezza piuttosto che in larghezza, proprio come prima con gli aumenti. Far crescere il nostro lavoro questa volta in altezza ci permetterà appunto di costruire il corpo della nostra borsa, quindi dobbiamo procedere esattamente per le righe successive in questo modo, con la diminuzione ad inizio e fine riga. Rivediamolo di nuovo e poi possiamo continuare anche da soli. Quindi i primi 2 punti li andiamo a lavorare insieme. Prendo il cordoncino e ripeto nel punto successivo, 3 asole e chiudo. Poi vado a lavorare i miei 23 punti, 2, 3, 21, 22 e 23. Non fa una piega, tolgo il marcapunti dal secondo dei 3 e vado a fare l'aumento di 3 punti. 1, 2 e 3. Rimetto il marker nel secondo punto, mi raccomando, soprattutto per le principianti è molto importante segnarlo, e poi vado a lavorare i 23 punti bassi in costa. 1, 2, 3, 23esimo punto basso e gli ultimi 2 li lavoro insieme. 1 e 2, 3 asole e chiudo. Catenella, giriamo il nostro lavoro e continuiamo finché non raggiungiamo l'altezza che ci occorre. Insieme abbiamo fatto soltanto 2 righe di diminuzioni. Metto il marker, quindi da questa riga partono le mie righe con le diminuzioni. Per adesso sono a 13 cm. Pannello quasi completato. Ho continuato per altre 34 righe con la diminuzione ad inizio e fine riga. Poi qui invece abbiamo le 13 righe con l'aumento. Il pannello misura 41 cm. Ma dobbiamo andare avanti. Volendo potreste piegare il vostro pannello in questo modo, andare a fare una cucitura qui e l'altra qui, chiusura magnetica, una tracollina, questo sarà il risultato, una clutch bag a tutti gli effetti. Però io voglio qualcosa di più pratico, comodo e spazioso, quindi vado avanti col progetto e facciamo anche qualcosa di diverso. Ho già fatto la catenella, giro il mio lavoro, vado a lavorare su questa sezione, poi tutto il lavoro che facciamo da quest'altra parte lo ripeteremo dall'altra. Inizio la riga sempre con la diminuzione e intanto vado a lavorarmi un punto basso in ciascun punto sottostante. Lavorati i primi 22 punti, vado a fare un'altra diminuzione nei 2 punti che precedono il marker. Entro sempre in costa e faccio una diminuzione. Catenella, giro il mio lavoro e ripeto questa primissima riga. Entro nel primo, entro nel secondo e faccio il primo punto, la prima diminuzione. Poi lavoro un punto in ciascun punto e mi fermo nel terzultimo punto, perché negli ultimi 2 faremo la diminuzione. Terzultimo punto, perfetto, quindi entro nel primo, entro nel secondo, 3 asole e chiudo. Proseguo per la riga numero 3, diminuzione ad inizio e fine riga
e poi lavoro i punti bassi centrali in maniera normale. Insieme abbiamo fatto soltanto 2 righe, continuiamo per altre 6 righe per un totale di 8, finché insomma non ci ritroviamo con gli ultimi 9 punti. Ho completato le mie 8 righe e mi ritrovo con 9 punti bassi. Continuando con le diminuzioni fino a ritrovarci con l'ultimo punto e poi ripetendo la stessa operazione dall'altra parte, il pannello diventerà completamente rettangolare. Però io voglio conferire un taglio diverso alla mia borsa, quindi mi fermo ai soli 9 punti. Faccio una catenella di sicurezza e stacco un po' di cordoncino. Giro il mio lavoro e ripeto la stessa operazione. Intanto vado a bloccarmi il cordoncino con una catenella, sempre in costa. Poi entro nel primo punto e prendo il cordoncino, entro nel secondo, prendo il cordoncino, 3 asole e chiudo. Vado a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante e quando arrivo agli ultimi 2 punti vado a fare la diminuzione. Ripeto il tutto per altre 7 righe per un totale di 8 con queste fatte e ci rivediamo nuovamente. Terminato anche le altre 8 righe dall'altra parte, procediamo con il nostro lavoro. Faccio una catenella e sempre nello stesso punto faccio un punto basso. Farò un punto basso per ciascuna riga. Nel primo punto di questa riga vado a fare un punto basso, una catenella e un punto basso, proprio come ho fatto all'inizio. Procediamo su questa zona. Vado a lavorare intanto un punto basso in ciascun punto sottostante. Nell'ultimo punto faccio 3 punti bassi. 1, 2, 3. Giro leggermente il mio lavoro e procedo, lavorando sempre un punto basso in ciascuna riga. Terminato tutto il lato più lungo, procediamo. Passo alla riga successiva e qui faccio un punto basso, una catenella e un punto basso. Proseguo lavorando un punto basso in ciascuna riga. Nella riga che si trova all'angolo ripeto quello che ho fatto prima, un punto basso, una catenella, un punto basso e procedo per l'ultimo lato più lungo. Intanto questo è il risultato della rifinitura sulla zona davanti della nostra borsa. Lavoro l'ultimo punto nell'ultima riga, poi passo al primo punto e anche qui faccio un punto basso, una catenella e un punto basso. Concludiamo con il rifinire questa zona. Ultimo punto,
Ora staccherei un po' di cordoncino, prendo un ago e vado a sostituire la catenella iniziale, quindi entro nel primo punto basso e al centro dell'ultimo. Bene, giro il mio lavoro e vado a nascondere il cordino in eccesso. Lo blocchiamo anche, mi raccomando. E voilà, il nostro pannello è tutto bello rifinito. Siamo a 42 cm per 23 cm. Adesso ci occupiamo della costruzione dei due laterali. Infatti ho suddiviso la mia borsa in sezioni. Qui abbiamo esattamente la parte davanti che misura 13 cm con una profondità da 5 cm. Questa invece è la parte dietro che corrisponde agli stessi centimetri della parte davanti, quindi 13 cm, mentre qui abbiamo la patella. Dopo aver suddiviso il pannello della nostra borsa possiamo procedere con la costruzione dei laterali. Io prenderò come riferimento i 6 punti che ho marcato che corrispondono alla profondità della borsa. Per i due laterali avvio 7 catenelle. A partire dalla seconda catenella sulla maglia dietro inizio a lavorare un punto basso. Sesto ed ultimo punto basso, faccio una catenella, giro il mio lavoro e procedo. Anche in questo caso lavorerò un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 6 punti. Andrò avanti per questa seconda riga e per altre 13 righe, per un totale di 15 righe a punto basso. Quindicesima ed ultima riga. Il laterale misura 10 cm per 5. Adesso aggiungo una catenella più un punto basso nello stesso punto. Andrò a lavorare un punto basso in ciascuna riga. Ultimo punto basso. E qui ripeto l'angolo catenella più un altro punto basso nello stesso punto. Un punto basso nei prossimi 5. Quinto punto. E qui ripeto l'angolo catenella e nello stesso punto lavoro un punto basso. Ultimo lato, anche qui ripeto un punto basso in ciascuna riga. Aggiungo l'ultimo punto basso nello stesso punto dove ho fatto il primo e vado a sostituire la catenella dell'angolo in questo modo. Entro nel primo punto, prendo il cappio, l'asola, porto all'interno e invece di entrare nella metà asola della catenella realizzata, entro nella metà catenella del primo punto del laterale.
Stringo, prendo il cordino di lavorazione e porto fuori. Sono pronta per andare a cucire il laterale al corpo della borsa. Inizio la mia cucitura dalla parte dietro. Vado nel punto che ho segnato con il marker, entro nella metà asola del punto segnato con il marker. Se vi può essere utile, da un marker all'altro ho 16 punti. Metto il cappio sull'uncinetto e lo porto all'esterno, così. Faccio intanto una catenella per portarmi il cordoncino all'esterno. Poi entro nella metà asola del punto successivo e nella metà del laterale, prendo il cordoncino e vado a fare un punto bassissimo. Poi faccio una catenella, un punto bassissimo prendendo le due asole più interne e una catenella. Un punto bassissimo nelle due asole, una catenella. Quindicesimo punto con il quindicesimo. Bene, ora faccio una catenella, vado nel punto segnato con il marker e nel primo punto di 6 salto quindi la catenella dell'angolo, entro, prendo il cordoncino e continuo la mia cucitura. Un punto bassissimo, i marker li possiamo anche togliere, sono di intralcio. Faccio una catenella, 1, 2 e proseguo, catenella, terzo punto con terzo punto in costa, catenella, quarto punto con quarto punto in costa, catenella, quinto punto, il sesto tolgo il marker, 1 con il sesto punto, ok, catenella, passo al punto successivo in costa, salto la catenella del mio laterale e vado direttamente nel primo punto di 15, prendo il filo, il cordoncino e chiudo. E poi vado a bloccare il punto segnato col marker, l'ultimo, in questo caso è l'angolo, con l'ultimo punto basso. Ok, intanto faccio una catenella di sicurezza e stacco il mio cordoncino. Questo sarà il risultato della nostra cucitura. Molto bella. Ripetiamo lo stesso procedimento dall'altra parte. Prima di cucire il secondo laterale fissiamo la chiusura a cartella. Intanto fisso la metà chiusura con i dentini sulla patella. Bene amiche ed amici, progetto completato, la borsa si presenta abbastanza pratica, comoda e capiente, guardate quanto spazio c'è all'interno, anche se sembra piccola, ma in realtà non è così. Ho aggiunto diversi accessori, dunque innanzitutto ho fatto passare 2 moschettoni a ventaglio attraverso la lavorazione della patella, ho realizzato anche un manico all'uncinetto che ho impreziosito con 2 finali sempre nella variante oro. Non vi ho mostrato come realizzare il manico in questo video perché già ve l'ho mostrato un anno fa. Vi lascio il tutorial del manico tubolare con i 2 accessori nella i qui in alto ma anche nella descrizione di questo video, e ho anche applicato 65 cm di catena, quindi volendo possiamo indossarla sia a mano che sulla spalla. Tra l'altro questo manico è abbastanza lungo da poterlo indossare sulla spalla stessa. È un progetto
progetto molto semplice ma nello stesso tempo chic raffinato, quindi non fatevi cogliere impreparati. Durante il periodo delle cerimonie, fra poco siamo in primavera e iniziano, no, questi eventi. Portatevi avanti realizzando questo progetto super facile e veloce a prova di principiante. La bag misura 26 cm, altezza 12 cm, profondità 6 cm. Ve l'ho detto, molto pratica, comoda e capiente. Adesso non vi rimane che realizzarla. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Vi faccio vedere anche la borsa indossata perché merita tanto, è molto molto bella, da aggiungere sicuramente alla mia collezione di borse, come la borsa Aine, la borsa Magda, la borsa Marley, la borsa Vilma, la borsa Olga, tutte borse che hanno le stesse dimensioni più o meno, ma che sono super pratiche, comode e capiente. Spero come sempre che il progetto vi sia piaciuto, vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate e se proverete a replicarla. Io vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdervi, quindi se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e attiva la campanellina, così non ti perderai i prossimi tutorial. Seguimi anche sui social. Grazie ancora, alla prossima, un bacino a tutti!